La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Oggi siamo qui con un video interessante. Ho scelto di chiedere ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda, quello che vogliono dirti, può essere di tutto a loro discrezione. Poi a fine lettura ti chiederò anche di farmi una domanda per una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi perché a sensazione una cosa ti riguarda. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo A sensazione una cosa ti riguarda e chiedo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda. Sai che è un interattivo come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la chiave che apre e chiude porte. Per la variante numero 2 il quarzo rosa che simboleggia le emozioni e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il cuore che rappresenta la passione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci, perché a sensazione una cosa ti riguarda. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Chiave? Suerte? Per te? Chiediamo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda, prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi, a fine lettura ti chiederò anche di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, chiave, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è la chiave. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la chiave. Chiave sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 45 e il 91. Vai a cercare su Google il significato di questi numeri perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio per te. Qui ti parlano di potere della prosperità, abbondanza materiale. È possibile che tu in questo momento stia sperimentando comunque una situazione particolarmente positiva che riguarda l'ambito economico, quindi 45-91 sono i tuoi numeri spirituali. Mi dicono di te che sei una persona sola o molto individualista, nel senso che quando c'è un qualcosa che devi fare, c'è un qualcosa che ti interessa o le cose fondamentali nella tua vita te le gestisci da solo o cerchi di farlo in solitudine. Potresti essere anche in un momento particolare dove potresti dedicarti anche alla meditazione, potresti fare comunque delle cose che servono per il tuo, diciamo, benessere spirituale. Con il potere della prosperità sappi che in questo momento sei in un'energia particolarmente favorevole per materializzare, diciamo, un po' quello che desideri, perché l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi in questo momento connettiti solo con quello che desideri. Vediamo cosa mi dicono altro di te. Potrebbe esserci per te passaggio, transizione da una situazione ad un'altra che può riguardare il tuo lavoro. Me lo fanno vedere in questo momento, il tuo lavoro, oppure, essendo che questo è un interattivo, una qualsiasi altra circostanza dove stai facendo, diciamo, come un passaggio da una cosa ad un'altra. C'è qualcosa che tu stai pianificando e lo stai probabilmente anche facendo con qualcuno, o persone delle quali ti fidi. C'è probabilmente un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, con il quale tu stai pianificando un qualcosa, che sia nei sentimenti, che sia in un'altra situazione. Io qua ti vedo collaborare o comunque avere vicino a te una persona valida che ti aiuta per un qualcosa che tu vuoi portare a termine, un cambiamento che vuoi portare
nella tua vita. Con un 4 di coppe è possibile che tu abbia anche sperimentato in questi ultimi tempi una sensazione di noia, una sensazione di vivere una routine che non, diciamo, ti coinvolge completamente e quindi si sia reso necessario per te, per forza di cose, questo inizio, questo andare verso un cambiamento, se vogliamo necessario, ma non ti vedo solo, come ti ho detto, segno d'aria e un probabile segno d'acqua, anche se vogliamo, potrebbe starci, un cancro, scorpione, pesci, con un qualcuno. Alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato sono la lettera F, P, M, R, S e ho tante lettere C qui. E adesso chiediamo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda. Lo faccio con questo mazzo. Vediamo cosa ti dicono. Vediamo, per la chiave. Qui per la chiave che cosa ti stanno dicendo? Penso che in assoluto per te le carte vogliano comunicarti un qualcosa che ha a che fare col tuo discorso lavorativo, economico, dove probabilmente bisogna lasciare andare un qualcosa che non funziona più a favore di una nuova iniziativa e ci riuscirai perché abbiamo un sole e un asso di coppe. Tra l'altro ti dico anche questo perché vedendo queste carte che parlano di lavoro, il segreto di una vita di successo sta tutto nello scoprire ciò che si è destinati a fare e soprattutto quando farlo. E qui pare proprio che tu debba intraprendere un qualcosa di diverso, puoi cambiare, chiedi quello che ti serve, osa fare questo qualcosa che riesce, qua fanno vedere, andare a modificare un po' quello che è questa situazione dove peraltro non siamo soddisfatti, non guadagniamo abbastanza, non siamo appunto ripagati per tutto quello che stiamo facendo. Un 9 di coppe qua cosa significa? Che il miglioramento dal punto di vista economico ci sarà grazie comunque a un'opportunità, ad un qualcosa che tu intraprenderai, tralasciando determinate cose che probabilmente non rendevano più. Un 10 di bastoni, mi viene da dirti, ognuno il suo fardello e ciò che conta è come lo si porta. E allora, in questo caso, abbiamo portato un fardello, sì, o comunque potremmo continuare a portarlo per un periodo, però con un 9 di coppe delle soddisfazioni arrivano. E questo era questa cosa che ti riguarda e che volevano dirti i tarocchi. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica. Vediamo, per la chiave. La risposta per la chiave, pensa alla domanda. Vediamo. La torre, l'appeso e la ruota. Guarda, sembra molto a quello che abbiamo visto prima. Qua parlano di un periodo di fermo, di un periodo di blocco. Probabilmente c'è una situazione che grazie a un qualcos'altro dovrà sbloccarsi. Qui parlano con questa ruota di uno sblocco, la risposta è un sì, ne metto giù ancora 3, così riusciamo a capire un qualcosa di più. Il cambiamento, diavolo e giustizia. La risposta è un sì, però qua devi necessariamente cominciare.
a vedere questa situazione da un'altra prospettiva. Soprattutto stanno dicendo che c'è un'abitudine, un qualcosa che riguarda questa domanda che tu hai fatto che necessariamente deve cambiare. Bisogna andare a trovare un equilibrio su un'abitudine presa che deve riequilibrarsi. Pare non andare bene così. La risposta è un sì, ma è necessario andare a riequilibrare probabilmente un'abitudine poco positiva. Sai, dicono che il futuro si guadagna col presente. Fa proprio riferimento a queste carte che ho davanti. Quindi se vuoi guadagnarti il futuro con queste due carte, che poi è un sì, quindi andando a ritrovare questo equilibrio con questa carta della giustizia, devi iniziare dal presente. E penso che tu mi abbia capita. La risposta è un sì, però cambiamo abitudini, cambiamo prospettiva rispetto ad un qualcosa. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo per la chiave che cosa riesco a dirti. Per la chiave. Hai l'abitudine di voler dare sempre un senso a tutto quello che ti succede. Ma spesso tante cose un senso non ce l'hanno. In particolare, di recente, discorsi o parole fatte da una persona non avevano secondi fini. Il messaggio ti dice questo: hai l'abitudine di voler dare sempre un senso a tutto quello che ti succede, ma spesso tante cose un senso non ce l'hanno. In particolare di recente, discorsi o parole fatte da una persona non avevano secondi fini. E questo era il messaggio per te, chiave. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Chiediamo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda, prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso però vediamo chi sei tu, quarzo rosa, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il quarzo rosa. Mazzo centrale, energia neutra, chi è il quarzo rosa? Quarzo rosa, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, avere l'ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, i tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 47 e il 400.
vai a cercarli su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. E qua l'energia ti parla di una trasformazione globale, di un qualcosa che sta cambiando o deve necessariamente cambiare per te. Quarzo rosa mi dicono di te che sei una persona molto spirituale, qualcuno che potrebbe anche avere a che fare, se vogliamo, con la spiritualità. Potresti essere un cartomante, potresti essere un istruttore di un qualcosa che ha a che fare con il mondo spirituale, insegni un qualcosa a qualcuno, oppure potrebbe in questo momento esserci un qualcuno che te lo sta insegnando, quindi stai partecipando a un corso, a un qualcosa che è legato alla spiritualità. È come se tu avessi la capacità proprio di aiutare le persone ad evolvere, tu stesso o tu stessa e anche gli altri. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Ti vedo una persona molto paziente ed un qualcuno che, sì, io qui ci vedo tanto un insegnante, un comunicatore che trasmette il suo sapere a qualcuno, e di recente potrebbe esserci stata per te una chiusura, un cambio di rotta repentino in una situazione dove probabilmente ti sei sentito solo, ti stai sentendo solo, solo o sola, e ti viene richiesto di portare comunque pazienza per far sì che questa situazione si sblocchi. Pazienza, e anche bisogna ragionarci un po' su, bisogna riflettere bene qual è la direzione giusta da prendere. Ci stai pensando, stai riflettendo. Qua parlano di una chiusura con un qualcosa, con un qualcuno, magari anche la chiusura di un rapporto, se vogliamo, con una persona, o una situazione di chiusura che ha a che fare con la tua situazione familiare o qualcosa di molto familiare a te. Probabilmente potrebbe essersi trattato di un errore di comunicazione con un qualcuno. Sai che dicono che la comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri. E questa chiusura me la vedo tanto che è stata causata da un errore di comunicazione con una persona. E quindi adesso siamo lì, che non sappiamo come muoverci, che non sappiamo cosa fare. Dipende da te, fanno vedere le carte, e questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. C'è la possibilità di andare a recuperare questa situazione, sì, però dipende da te. E alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato in questo momento sono la lettera G, la lettera A, T, L, N e R. E adesso chiedo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda. Questo è quello che mi hanno detto di te, e vediamo che cos'è che ti riguarda, quarzo rosa. Ma qui fanno vedere per il quarzo rosa cosa ti riguarda. È il coraggio di andare a trovare una soluzione rispetto ad un qualcosa che si è verificato, oppure un fatto che è successo con una persona che potrebbe anche essere più grande di te come età. Quindi si deve trovare il coraggio di andare a risolvere una situazione. Ci vedo anche tanto, volendo, un parente potrebbe essere. Se non è un parente, è una conoscenza, potrebbe anche essere nei sentimenti, ma io qua ci vedo tanto il coraggio. Bisogna trovare, o anche dall'altra parte questa persona deve trovare, per andare a risolvere una situazione piuttosto importante, a livello
di rapporto proprio, se a livello familiare, probabilmente dei soldi da spartire con una persona di famiglia più grande di te come età, e se parliamo di sentimenti invece una decisione importante che deve prendere una persona più giovane di te rispetto ad un problema suo che deve risolvere per, diciamo, a beneficio di quello che è la vostra relazione. E questa è questa cosa che ti riguarda. Quindi verranno prese queste decisioni, si andrà a sbloccare questa situazione, però richiede fermezza, carattere, anche coraggio nel dire o fare determinate azioni. Sai, vedendo queste carte mi viene proprio da dirti che il futuro non sarà un regalo per te, ma una conquista. E questo è quello che era un po' questa cosa che ti riguarda, quello che le carte volevano dirti. Quindi il futuro non è un regalo ma una conquista, ricordati questa frase. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per il quarzo rosa. Non a caso, guarda, parlavano proprio di trasformazione globale, quindi bisogna andare a cambiare un po' qua un modus operandi in una situazione o con un qualcuno. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti rispondono gli arcani maggiori. Per il quarzo rosa, vediamo. L'appeso, imperatore e imperatrice. In assoluto qui la risposta è un sì. Se hai chiesto per i sentimenti, si va a sbloccare una situazione che riguarda una persona. Se hai chiesto per un lavoro è un sì, parlano di certezza, parlano di un ritrovato benessere, e per te la risposta è un sì. C'è uno sblocco, si torna con un qualcuno o comunque si riprende un rapporto con una persona con tutte le migliori intenzioni. Stessa cosa se parliamo di lavoro, economia, è un sì. E adesso un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Solo un attimo per il quarzo rosa, vediamo. Per il quarzo rosa. Intorno a te, in questo momento, vedo tante cose nuove che puoi aver comprato. Intendo oggetti che hai comprato di recente. Uno in particolare di colore bianco lo vedo, ha una bella energia di colore bianco. Puoi considerarlo un portafortuna. Il messaggio ti dice questo: intorno a te in questo momento vedo tante cose nuove, magari hai comprato cose, messo in casa, insomma sei tu,
Intendo oggetti che hai comprato di recente proprio, eh. Uno in particolare è di colore bianco e ha una bella energia. Puoi considerarlo un portafortuna, un oggetto che hai intorno a te, vicino a te, di colore bianco. E questo era il messaggio per te, quarzo rosa. Ricordati che l'energia che metti è l'energia che attrai, connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Cuore, suerte per te. Chiediamo ai tarocchi di parlarti di una cosa che ti riguarda, prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi, a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu cuore, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il cuore. Mazzo centrale, energia neutra, chi è il cuore? Cuore sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono 8 e 425. Vai a cercare il significato di questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano che devi disattivare le energie negative. C'è un pensiero negativo che tu stai facendo rispetto a una situazione che c'è in questo momento nella tua vita, sai, l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri, cuore. Mi dicono di te che sei una persona sicuramente realizzata, hai delle responsabilità, ti danno delle responsabilità e tu riesci comunque anche andare a risolvere quello che sono i problemi degli altri, per quello che ti cercano, perché con questo mago e imperatrice molto probabilmente hai l'abilità di riuscire ad aiutare a risolvere. In particolare ce lo vedo tanto nel tuo lavoro, responsabilità che ti danno e cose che tu risolvi. E sei anche molto ben vista nell'ambiente, ben vista o ben visto nel tuo ambiente lavorativo. Tu sei un qualcuno che vuoi, forse per queste responsabilità e tante che hai, spesso e volentieri potresti sentirti molto in ansia o vivere delle situazioni piuttosto stressanti causate da queste responsabilità, causate dal fatto che sei un qualcuno che è un po' il centro di quello che può essere anche un po' la vita delle altre persone. Mi fanno vedere questo. Cos'altro mi dicono di te? Nei sentimenti ci vedo che potresti avere a che fare con una persona lontana da te, un qualcuno con il quale comunichi. Potrebbe essere distante, vivete in 2 città diverse, c'è una comunicazione, c'è una situazione che molto probabilmente dovrà cambiare, degli spostamenti ci vedo, nonché un probabile magari cambio di casa tuo in funzione di una persona o che vorresti farlo. Comunque io qua ci vedo che ti stai rapportando con un qualcuno distante, dove peraltro ci sono dei sentimenti, se vogliamo anche ricambiati, ma questa vostra relazione vive dei momenti un po' di stallo, di noia, dove si vorrebbe riuscire a fare certe cose insieme e purtroppo per via della distanza non ci riusciamo. Un'altra cosa che mi dicono di te è sì, ti vedo sicuramente una persona intraprendente, un qualcuno anche molto indipendente se vogliamo, sei indipendente nelle scelte, indipendente in quello che può essere la tua vita in generale, nelle cose che fai. Sai, con questa carta mi viene anche in mente una frase di Vasco che diceva: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Questo lo diceva Vasco e proprio per questa carta, comunque
quello che mi indicano soprattutto è che qualsiasi cosa tu vada a fare, la fai seguendo quello che è il tuo istinto, in particolar modo nei sentimenti ci vedo tanto il cuore, e molto presto sarai portata o portato a fare un'azione, se vogliamo, anche un po' che tu consideri rischiosa, per andare a migliorare o comunque riuscire a vivere una quotidianità con una persona che in questo momento è lontana da te, è distante. Questo mi hanno fatto vedere. E ti ricordo di disattivare le energie negative. Vai a cercare 8 e 425, che cosa ti vogliono dire? Alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato sono la V, R, o tante lettere T e R, avevo già detto, L, E e lettera I. E adesso andiamo a vedere con questo mazzo questa cosa che ti riguarda. Vediamo cosa vogliono dirti per il cuore. Qua questa cosa che ti riguarda, della quale le carte vogliono parlarti, ha a che fare con i sentimenti, con una relazione che tu hai con un qualcuno, dove spesso e volentieri si sperimentano anche dei momenti di tensione. Potrebbe anche essere un rapporto con una qualsiasi altra persona che non riguarda i sentimenti, perché questo è un interattivo, e dove si sperimentano dei momenti di tensione, dove potresti anche sentirti a tuo modo un po' sacrificato e dove presto si andrà a trovare con questa carta del sole una soluzione, nel senso che va ad aprirsi probabilmente uno spiraglio in quello che è una situazione che vi circonda e che vi porta probabilmente a non riuscire a vivervi questa relazione come sarebbe giusto che fosse. Magari ci sono questi momenti un po' di tensione, vuoi per le circostanze, quello che sai, però con questa carta del sole sicuramente parlano di un miglioramento, di una situazione sacrificata che migliora. Potrebbe anche essere una relazione non ufficiale con un qualcuno o che comunque stenta a diventarlo, e qua mi parlano di un miglioramento. Quindi questa cosa che ti riguarda ha a che fare con una relazione che tu hai con una persona che va a migliorare. C'è una frase che dico spesso quando si parla di relazione con un qualcuno, è che non ha senso cercare qualcuno identico a noi, perché siamo tutti pezzi unici in continua metamorfosi, e qua ci sarà una metamorfosi o di una situazione o di un qualcuno che vi porta a migliorare questo rapporto che avete. E questa era la cosa che ti riguarda e che dovevo dirti. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Un sì o no per il cuore. Vediamo cosa ti dicono, pensa a questa domanda per il cuore. Gli innamorati, imperatrice e matto. Ma qui la risposta è un sì, non a caso parlavamo di sentimenti e ci hanno un po' ribadito il concetto. Te l'ho già detto prima, la canzone che cantava Vasco, La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. La risposta è un sì. E qua bisogna essere coraggiosi nei sentimenti, o comunque, se la tua domanda non faceva riferimento ai sentimenti, in questa situazione per la quale tu hai chiesto. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Vediamo.
per il cuore. Vediamo per il cuore. In passato sei stato in un posto lontano da casa tua dove hai comprato un oggetto come se fosse un ricordo per te. Voglio dirti che non è solo un ricordo, no, perché in questo luogo ci tornerai presto e non da solo. Messaggio curioso, ti dice questo. In passato sei stato in un posto lontano da casa tua dove hai comprato un oggetto come se fosse un ricordo per te. Voglio dirti che non è solo un ricordo, perché in questo luogo ci tornerai presto e non sarai da solo o da sola. E questo era il messaggio per te, cuore. Un po' più di coraggio, nei sentimenti, vedendo queste carte, e ti dico anche l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri. Adelante, cuore. Con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!